Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Nel video di oggi parliamo di SIMDash, un piccolo produttore con sede in Portogallo che realizza delle dashboard con una qualità-prezzo a mio avviso eccellente. Ne avevamo già parlato in occasione della review della dashboard replica Porsche 911 GT3 Cup che trovate sul canale. Il modello oggi in recensione riprende invece il design della Bosch DDU montata su alcune vetture da competizione tra cui la BMW M4 GT3. È una dashboard con pieno supporto a SIMAB, display con diagonale da 5 pollici e un totale di 20 LED RGB completamente personalizzabili. La dashboard è da poco disponibile anche in versione maggiorata con un display VOCOR da ben 6.8 pollici. Prima di iniziare è bene specificare che l'esemplare in recensione ha circa un anno di vita e che i modelli acquistabili ad oggi differiscono per qualche particolare, come la sostituzione dell'ingresso micro USB con una più moderna porta di tipo C e un differente metodo di fissaggio delle staffe in carbonio nella regione posteriore. Il design, i materiali e le funzionalità restano però assolutamente identici. Iniziamo ora la review ed andiamo a scoprire tutti i dettagli di questa replica Bosch DDU proposta da SIMDash. Partiamo analizzando le specifiche tecniche, i materiali e la qualità costruttiva della SIMDash Bosch DDU. La dashboard misura 144x89x17 mm ed ha un peso complessivo che si aggira intorno ai 300 grammi. Il peso non è ovviamente un dato fondamentale in ambito dashboard, ma fa capire che parliamo di un prodotto solido e costruito interamente in metallo. Lo chassis è infatti realizzato completamente in alluminio ed accoglie nella parte anteriore un vetro a protezione del display da 5 pollici. Sul retro troviamo una piastra in alluminio con una finitura spazzolata che va a coprire l'elettronica interna e funge da ancoraggio per i supporti in carbonio necessari per il montaggio e la regolazione della dashboard in altezza. Grazie ai fori presenti sul coperchio posteriore, i supporti possono essere montati ad una differente distanza reciproca in modo da potersi adattare ai più comuni servomotori presenti sul mercato. Ovviamente a seconda della base in vostro possesso dovranno essere richieste delle staffe specifiche in fase di acquisto. Nella parte alta della scocca troviamo il tasto di accensione e spegnimento, un classico switch lineare che permette di avviare rapidamente la dashboard e l'ingresso micro USB per la connessione al PC, sufficiente da solo ad alimentare il display TFT e tutti i LED alla massima luminosità. Sul coperchio posteriore troviamo una serigrafia opzionale personalizzabile. Su quella in mio possesso ad esempio è impresso il logo SIMDash, ma è possibile scegliere qualsiasi altro logo o scritta personalizzata. Come anticipato, la qualità dei materiali, delle finiture e dell'assemblaggio sono davvero di altissimo livello e la dashboard trasmette al tatto una gran sensazione di solidità e robustezza. Come già visto nella precedente recensione, la Bosch DDU è gestita mediante un'elettronica proprietaria. Abbiamo un PCB specifico disegnato da SIMDash che controlla l'alimentazione, il monitor e il comparto LED. Per quanto riguarda il display parliamo del solito VOCOR con tecnologia TFT, una diagonale da 5 pollici ed una risoluzione di 854x480 pixel. È caratterizzato da una luminosità massima di 350 lumen, uno spazio di colore che si spinge fino ai 24 bit ed una frequenza di aggiornamento massima di 30 Hz, un pannello che è ormai diventato una scelta quasi obbligata per tutti i produttori di volanti e di dashboard. Anche a distanza ravvicinata la risoluzione del VOCOR garantisce comunque un'ottima nitidezza e una buona leggibilità dei caratteri più piccoli. Buona la luminosità massima che rende ben visibile il display a meno di non esporlo direttamente ad una intensa sorgente di luce, così come la resa cromatica che appare ben bilanciata. Discreti invece i neri, che non sono ovviamente assoluti trattandosi di un display LCD, e gli angoli di visione che tendono a far virare leggermente i colori, complice anche la presenza del vetro che accentua il problema. Fattori che comunque non sono limitativi visto che le dashboard vengono di solito utilizzate frontalmente. Sulla replica Bosch DDU la presenza del vetro posto sul frontale va inoltre ad eliminare la possibilità di utilizzare le funzionalità del touchscreen, nonostante il VOCOR supporti nativamente questa caratteristica. Sarà necessario in alternativa configurare una serie di pulsanti o ancor meglio un funky switch per navigare nelle funzioni secondarie delle dashboard predisposte. Il VOCOR è gestito nativamente da SIMAB che nelle ultime release integra il supporto ai driver proprietari, rendendolo in pratica un display plug and play. Nella sezione device è possibile scegliere i differenti layout da visualizzare e regolare parametri come l'intensità della retroilluminazione o il contrasto applicato al pannello. Parlando invece di dashboard virtuali, in rete si trovano ormai tantissimi layout pronti all'uso, alcuni graficamente molto curati e ricchi di informazioni. Vi lascio il link delle mie preferite in descrizione.
Per quanto riguarda invece i LED, su questa SIMDash replica Bosch DDU abbiamo un totale di 20 unità RGB, 10 orizzontali in posizione centrale e 10 verticali divise in 2 gruppi da 5. Di solito la sezione centrale viene impiegata per la visualizzazione degli RPM, mentre le 2 laterali possono essere utilizzate per tantissime funzioni, come la visualizzazione dello spotter, delle bandiere, oppure per l'attivazione o disattivazione dell'ABS o del traction control. Il tutto è gestibile e personalizzabile tramite SIMHub. I LED hanno una forma rettangolare e riprendono il design di quelli presenti sulla dashboard reale. Ogni LED è inserito all'interno di un foro presente sullo chassis in modo da impedire la contaminazione cromatica proveniente dai LED circostanti, a dimostrazione della cura del dettaglio posta da SIMDash nella realizzazione di questa dashboard. La luminosità generata dai 20 LED è davvero molto elevata. Io ho trovato il mio optimum intorno al 25%, valore che mi permette di guidare anche al buio completo senza particolari fastidi. Il comparto LED è gestito da un modulo Arduino che prima di essere operativo va attivato nella sezione Il mio hardware su SIMHub. Una volta abilitato, nel menu LED RGB sarà possibile intervenire sulla regolazione degli effetti, sulla luminosità e sulla colorazione di ogni singolo LED. Possono essere ovviamente importati dei profili già precompilati specifici per questa dashboard che troverete sul canale Discord di SIMDash. È giunto il momento di darvi le mie impressioni a lungo termine su questa SIMDash da 5 pollici in versione Bosch che utilizzo in maniera continuativa da oltre un anno. È una dashboard che grazie ad una costruzione completamente in metallo e ad un assemblaggio pressoché perfetto trasmette una gran sensazione di qualità e robustezza, un passo in avanti sensibile rispetto alla versione Porsche che avevo già recensito. L'unico piccolo difetto, se così vogliamo chiamarlo, è la presenza del delicato ingresso micro USB che è ormai oltretutto tecnologicamente superato. Ingresso che però SIMDash ha già provveduto a sostituire nei più recenti lotti con una moderna porta USB di tipo C. Una dashboard che nel corso di un anno si è dimostrata funzionale, robusta e affidabile, che non posso non consigliarvi, soprattutto considerando il prezzo di vendita che è fissato a 290 euro IVA inclusa. Credo che anche per questa recensione sia tutto, vi aspetto nei commenti e se il video vi è piaciuto lasciate un bel like. Ringrazio SIMDash per la recensione, ci vediamo nel prossimo video e anche per oggi vi auguro buona giornata.